Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi, in occasione del mio compleanno, prepareremo insieme la mia torta. Sarà davvero una torta semplice e alla portata di tutti, ma molto molto buona. Andiamo subito in cucina e mettiamoci all'opera. Vediamo insieme cosa ci servirà per realizzare questa torta di compleanno. Partiamo dal pan di Spagna. Questo è un pan di Spagna senza lievito che io ho realizzato con 6 uova, 180 g di zucchero e 180 g di farina, nulla di più. Se vorrete vedere come l'ho preparato scrivetemelo nei commenti e vi posterò la videoricetta. Abbiamo poi bisogno della crema pasticcera. Io ne ho preparata una dose da 1 litro di latte e 8 tuorli. L'abbiamo preparata insieme, quindi anche per la preparazione della crema vi rimanderò al link. La crema ottenuta l'ho divisa in ugual misura su 2 ciotole. Ho fuso poi del cioccolato fondente, ho preparato una bagna semplicissima con acqua, zucchero e vaniglia e ho semi-montato della panna vegetale. Ora la prima cosa che vado a fare è inserire la panna. Vi scriverò in info box tutte le quantità con molta precisione. La inserisco in entrambe le ciotole delle creme, così. E ora a una velocità media vado a mixare il tutto. È sufficiente appena 1 minuto. Ripeto la stessa cosa nell'altra ciotola. Anche questa è pronta. Ora in una delle due, e io scelgo questa ciotola, vado a versare il cioccolato fondente fatto sciogliere e portato poi a temperatura ambiente. Finisco di lavorarlo così con una spatolina a mano. E le 2 creme sono pronte per essere trasferite in un sacco a poche. Ora è il momento di tagliare in 3 parti questo splendido pan di Spagna. Guardate che cos'è, di una sofficità incredibile, è leggero come una nuvola. Ora possiamo iniziare a comporre la torta. Metto così sul piatto quella che era la base originale del pan di Spagna e vado così a bagnarla. Così è sufficiente. E ora partiamo dalla crema. Ok, e ora mettiamo lo strato centrale. Questa torta è davvero semplice e alla portata di tutti. Lascio vedere la crema, assesto la base e la bagno.
stessa cosa con la crema al cioccolato. Andiamo a coprire con il cappello del pan di Spagna, in questo modo. E bagno ancora. Ora ho ripreso la panna dal frigo e mi serve proprio una piccola quantità da mettere in superficie. La liscio così con una spatola. Ora ancora un pochino di cioccolato fondente portato a fusione e fatto stiepidire. Lo verso in un piccolo sacco a poche perché dovremo scriverci auguri. Adesso col cioccolato scrivo semplicemente auguri. E ora decorazione finale. E io mi fermo così. La mia torta di compleanno è pronta e credo che nella sua semplicità mi rappresenti appieno. Ora non potremo tagliarla insieme perché questa torta dovrà stare almeno 2-3 ore in frigo prima di essere sporzionata, però metterò le foto del taglio sia sui social sia sulla pagina della community di YouTube. Bene, anche per oggi è tutto, mi ha fatto molto piacere condividere questo momento intimo insieme a voi. Spero che questa torta sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.